Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Tenetevi forte perché il film di questa settimana è Ratatouille. Avevo già creato un reel qualche mese fa con gli indizi nascosti e mi piaceva l'idea di approfondire ancora di più uno dei film d'animazione che più amo da quando sono bambina. E mi piaceva anche l'idea di alternare analisi un po' più classiche e impegnative come quelle che tratto sul mio canale con altri video un po' più leggeri, prendendo ispirazioni dai miei film d'animazione preferiti. Ed è anche per questo motivo che sono super aperta a consigli. Ovviamente scrivetemi nei commenti quali sono i film d'animazione e non di cui vorreste conoscere i dettagli e gli indizi nascosti. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like e un po' di hype a questo video e di attivare anche la campanella perché ogni venerdì esce un nuovo video sia qui che in versione anche audio su Spotify. Sigla! Remy vive costantemente tra due mondi, ma non è solo una questione di spazio fisico, è un conflitto interiore. Da un lato c'è la sicurezza della sua colonia, fatta di regole, di abitudini, ma anche di paura. Dall'altro invece c'è l'ignoto, il rischio e la possibilità di creare però qualcosa che nessuno ha mai fatto. Ed è questo a renderlo un personaggio così umano. Il suo desiderio di libertà non nasce dal rifiuto della sua natura, ma dalla volontà di superarla. Ed è qui che entra in gioco la figura di Auguste Gusteau. Nel film Gusteau non è solo il grande chef di Parigi o un semplice mentore, è la proiezione di quella parte interiore che continua a spingere Remy anche quando tutto sembra dirgli di smettere. È la voce creativa, quella che sopravvive anche quando il mondo attorno tace, e non a caso il personaggio di Gusteau appare come un'allucinazione, una presenza che non appartiene più alla realtà ma all'immaginazione. È il simbolo di un maestro che continua a esistere solo in chi, come lui, crede che la grandezza possa nascere ovunque. La filosofia che attraversa Ratatouille è semplice ma comunque sorprendente. Jean-Paul Sartre sosteneva che l'esistenza precede l'essenza, cioè nessuno nasce con un ruolo prestabilito. Siamo noi attraverso le nostre scelte a definire chi siamo, ed è esattamente quello che fa Remy. Non accetta di essere definito dalla sua specie, ma costruisce la propria identità attraverso ciò che ama fare. È un atto radicale di libertà, ma è anche una forma di responsabilità, perché scegliere chi essere significa anche accettare le conseguenze di quella scelta. In questa prospettiva potremmo definire il percorso di Remy profondamente esistenzialista. È un topo che vive in un mondo che non lo riconosce, eppure continua a cercare un senso in quello che fa. Camus direbbe che la sua è una ribellione contro l'assurdo. L'assurdo di un sogno apparentemente impossibile, ma al quale non riesce comunque a rinunciare. Remy sa che la sua condizione è contraddittoria, eppure sceglie di agire, di scalare quella montagna che la logica gli direbbe di lasciare stare. E se volessimo spingerci ancora oltre, potremmo dire che Remy, come l'oltreuomo di Nietzsche, supera il giudizio morale e sociale che lo imprigiona. Lui trasforma la propria condizione invece di rinnegarla, non finge di essere altro ma eleva ciò che è, perché Remy non vuole diventare un umano, vuole solo ridefinire il significato stesso di cosa significhi essere un topo. La sua grandezza sta proprio lì, nel trasformare la fragilità in forza e il limite in possibilità. E Ratatouille in fondo è proprio un film che parla di chi rifiuta la mediocrità e sceglie l'autenticità, su chi non si accontenta di sopravvivere ma che vuole esistere davvero. È una storia che parla sicuramente di arte culinaria, ma anche di dignità, della libertà di creare, di sognare e di scegliere il proprio posto nel mondo, costi quel che costi. Rivedendo oggi questo film è impossibile non riconoscersi in Remy, perché tutti in un modo o nell'altro abbiamo avuto un sogno che qualcuno ha giudicato irrealistico o persino ridicolo. Esattamente come tutti gli altri film che analizziamo ogni venerdì, anche Ratatouille è pieno di segreti. Qui i dettagli poi non servono in realtà solo a stupire, ma raccontano la trasformazione dei personaggi e spiegano in modo visivo tutto ciò che il film non ci dice a parole. Ecco quindi 5 indizi nascosti che cambiano completamente il modo in cui guardiamo la storia. Al numero 1, il mondo di Anthony Go. Il personaggio di Anthony Go è costruito con una precisione ai dettagli quasi maniacale. Ogni aspetto del suo ambiente, del suo corpo e persino del suo linguaggio racconta qualcosa della sua condizione interiore. Il suo ufficio, per esempio, ha letteralmente la forma di
di una bara. Vista dall'alto la composizione è chiara, un lungo corridoio rosso, stretto e simmetrico che si chiude sul suo scrittoio. Igo siede da solo in fondo a questo spazio, illuminato da una luce fredda e verticale esattamente come farebbe un prete nel suo confessionale o un giudice nel suo tribunale. Il colore dominante è un rosso cupo, solenne, che unisce l'idea della regalità a quella della morte. Ed infatti sulla sua scrivania la sua macchina da scrivere ha la forma di un teschio. E nemmeno questo è un caso. Per chi lavora nella ristorazione, una recensione negativa di Anthony Go equivale alla morte. Una sola parola scritta su quella macchina può distruggere la reputazione di uno chef o far chiudere per sempre un locale. Ma il vero genio della Disney Pixar è che questo simbolismo non serve solo a descrivere la sua autorità, ma a raccontare la sua solitudine. Igo vive infatti isolato, chiuso nel suo stesso potere, non assapora, giudica, non gode del cibo, lo analizza, un po' come faccio io con i film. E questo lo vediamo sin dalle prime inquadrature, il volto pallido, le spalle curve e la sua postura che potremmo definire perennemente annoiata. È una figura quasi spettrale, disumana. A un certo punto pronuncia una frase chiave: "If I don't like it, I don't swallow". Letteralmente, se non mi piace non lo ingoio. If I don't love it, I don't swallow. Nella versione italiana però curiosamente è stata tradotta in maniera diversa. E se non la venero, io non la celebro. Ma questo spiegherebbe perché Igo sia così magro. Lei è magro per essere uno che ama la gastronomia. Però tutto cambia nel momento in cui assaggia la ratatouille di Rémy. Appena la forchetta tocca la bocca, il film cambia completamente il linguaggio visivo. La camera accelera in un rapido movimento in avanti sul suo viso e in un istante il critico più temuto di Parigi torna bambino. Quel piatto semplice e umile è lo stesso che sua madre gli cucinava quando era piccolo. È un ritorno all'origine, a un tempo in cui preparare era un gesto d'affetto. Dopo quel boccone, Igo non è più un critico, è di nuovo un essere umano. E infatti nel finale lo vediamo completamente trasformato. Il volto è sereno, lo sguardo è vivo e dettaglio non casuale ha preso peso. È il segno visivo che ha ricominciato a mangiare con piacere, diventando un cliente fisso del ristorante di Rémy. Al numero 2 Rémy e il lavandino. Nella scena in cui Rémy cade accidentalmente dalla finestra e finisce nel ristorante, la prima cosa che gli accade è finire dentro un lavandino pieno di acqua e sapone. È un dettaglio brevissimo, quasi impercettibile, ma comunque fondamentale. Viene inserito per chiarire sin da subito qualcosa che altrimenti sarebbe un po' difficile da accettare. Rémy è un topo, ma non è sporco. È pulito, ordinato e attento all'igiene. E questo lo vediamo in più momenti del film. Non sopporta la sporcizia della sua colonia e si lava sempre le mani prima di toccare il cibo. Col tuffo nel lavandino, che all'inizio sembra una semplice gag, in realtà serve a raccontarci proprio questo. È un modo ironico ma efficace per far capire anche ai più piccoli che l'igiene è importante, ma allo stesso tempo anche per rendere più credibile e accettabile soprattutto da un pubblico più adulto l'idea di un topo che cucina. Se ci pensiamo, Ratatouille prima di tutto è anche un film d'animazione pensato per i bambini e in questa scena Disney Pixar trasmette un messaggio semplice ma universale: ci si lava le mani prima di mangiare o di cucinare. Al numero 3 gli easter egg della Pixar. Come in ogni film dello studio, anche in Ratatouille la Pixar si diverte a disseminare piccoli riferimenti ai propri universi narrativi. Nella storia vengono inseriti dettagli minuscoli in modo talmente naturale che spesso infatti passano inosservati. Uno dei più evidenti è quello che riguarda i linguini. In una scena si intravedono chiaramente le mutande con il logo degli Incredibili, un riferimento diretto al film uscito appena 3 anni prima di Ratatouille, che vi ricordo uscì nel 2007. E questo conferma un po' la tradizione dello studio di creare una sorta di mondo condiviso tra i propri titoli. Ma non è l'unico. Tra i passanti di Parigi si può riconoscere Bon Voyage, il ladro mimo sempre degli Incredibili che fa una breve comparsa mentre Linguini passeggia con Colette. E se si guarda con attenzione, Bon Voyage compare in un altro momento del film, sulla prima pagina del giornale che sta leggendo Colette, dove viene mostrato proprio come ladro ricercato. E poi c'è un altro piccolo dettaglio che dice molto sul modo in cui lo studio inserisca delle anticipazioni dei suoi film. Durante questa scena Rémy entra in questo palazzo e attraversa gli appartamenti parigini e proprio dopo il litigio tra la coppia in cui la ragazza spara al fidanzato si intravede per un istante l'ombra di un cane, il futuro protagonista di Up, che in quegli anni era
era già in produzione. Al numero 4 il segreto di Auguste Gusteau. Un altro dettaglio nascosto si trova nel nome stesso di Auguste Gusteau. Se lo si guarda scritto, le lettere si ripetono in modo quasi speculare, Auguste Gusteau, come se fosse un piccolo anagramma. In questo modo il nome suona armonioso e memorabile, ma dietro al nome di Auguste Gusteau si nasconde una storia abbastanza inquietante. Preparatevi. Il personaggio di Gusteau è ispirato a Bernard Loiseau, uno degli chef più celebri e rispettati della Francia. Nel 2003 Loiseau si tolse però la vita dopo che il suo ristorante fu declassato, passando da 19 a 17 punti su 20. Lui avrebbe potuto perdere una delle sue 3 stelle Michelin. Prima dell'accaduto in realtà non le aveva ancora perse, ma circolava comunque voce che sarebbe successo. Il suo gesto scosse profondamente la Francia e colpì anche la Pixar, che decise di rendergli omaggio attraverso il personaggio di Gusteau. La storia del nostro chef riprende infatti molto da vicino quella di Loiseau. Nel film Gusteau perde una stella, si ammala e muore, sicuramente una versione un po' più lieve di quello che accadde veramente. In tutto ciò, durante la lavorazione di Ratatouille, il regista Brad Bird e parte del team Pixar visitarono proprio il ristorante di Loiseau, la Côte d'Or, che oggi si chiama Le Relais Bernard Loiseau, per studiare da vicino le cucine francesi e l'atmosfera di quel mondo. Per l'aspetto fisico invece Gusteau prende ispirazione da un altro grande nome della gastronomia, Paul Bocuse. Dalla sua figura derivano il volto tondo e rassicurante, il sorriso e il classico cappello alto da chef che domina ogni scena. Al numero 5 la casa di Anthony Gault. Ma in tutto ciò, come faceva Rémy a sapere esattamente come cucinare la ratatouille nel modo preferito da Anthony Gault? La risposta si nasconde in uno dei dettagli più geniali del film. Questa è la casa in cui Rémy vive all'inizio, dove impara a cucinare leggendo proprio il libro di Auguste Gusteau. Se osservate con attenzione, alcuni elementi dell'arredamento coincidono perfettamente con quelli che poi ritroviamo più avanti nel flashback dell'infanzia di Anthony Gault. La sedia, il portarance, la teiera, persino i fornelli sono gli stessi identici oggetti. Questo significa che si tratta della stessa casa. La donna anziana che vediamo all'inizio del film non sarebbe così una semplice comparsa, ma secondo una teoria molto accreditata è la madre di Anthony Gault. E se fosse davvero così tutto tornerebbe, perché Rémy avrebbe imparato a cucinare proprio lì nella casa in cui Gault era cresciuto, assorbendo senza saperlo la stessa ricetta di famiglia. Quando alla fine prepara la ratatouille non sta semplicemente cucinando un piatto perfetto, ma sta ricreando un ricordo. Certo, qualcuno dice che in realtà sia solo una coincidenza e che quegli oggetti tornino solo per pura economia di animazione. A me però piace pensare che sia un dettaglio nascosto. Dietro Ratatouille si nasconde un lavoro maniacale durato anni che racconta tutta la genialità e la follia creativa della Disney Pixar. Per rendere Rémy e gli altri topi il più realistici possibile, gli animatori hanno tenuto veri topi negli studi per più di un anno. Ne osservarono i movimenti, la postura, il modo in cui si pulivano il muso o muovevano la coda, studiando così ogni dettaglio per capire come trasformarli in personaggi credibili senza renderli sgradevoli. Ed è proprio da questo lavoro che nasce quell'equilibrio perfetto tra realismo e tenerezza che rende Rémy così umano. Naturalmente anche la cucina è stata trattata con la stessa serietà. Il piatto di ratatouille che Rémy prepara alla fine del film è una ricetta reale creata appositamente per la Pixar dallo chef Thomas Keller, proprietario di un famoso ristorante, The French Laundry, in California. Keller non si è limitato a dare dei consigli, ha insegnato agli artisti come si impiatta, come si muovono le mani di uno chef e come il cibo possa apparire quasi vivo in un film d'animazione. Ma la parte più incredibile è che tutti i piatti visibili nel film, e sono più di 270, sono stati cucinati davvero, fotografati in altissima definizione e poi ricreati in CGI per riprodurne colori, lucentezza e consistenza nel modo più realistico possibile. Un processo che ha richiesto settimane di lavoro per ogni singolo piatto, ma che ha reso ogni fotogramma credibile fino all'ultimo dettaglio. Nonostante questo livello di cura e di realismo, nessuna azienda alimentare voleva collaborare al marketing del film. Molti rifiutarono la partnership perché non volevano un topo nei loro spot pubblicitari. E per loro però è stato un gran peccato, perché Ratatouille, a fronte di un budget di 150 milioni di dollari, incassò oltre 620 milioni di dollari a livello globale, diventando uno dei più grandi successi Disney Pixar di sempre. Tra l'altro, non so se avete sentito, ma qualche mese fa si parlava di un possibile
possibile sequel di Ratatouille. Alcune testate americane come Screen Rant e Inside the Magic hanno riportato infatti che la Pixar avrebbe iniziato a lavorare su un possibile seguito, ma si tratterebbe in realtà di una fase molto iniziale fatta di riunioni e concept preliminari, ma senza alcuna data o copione approvato, e ad oggi non c'è ancora stata nessuna conferma ufficiale da parte dello studio. Insomma, al momento Ratatouille 2 è più una sorta di ipotesi che una realtà, ma non è comunque una possibilità da escludere. In conclusione, Ratatouille è un film straordinario, ancora oggi attualissimo e innovativo proprio perché ribalta completamente l'idea di talento. Non conta da dove vieni, cosa possiedi o chi ti dice che non puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Ci insegna che conta solo quanto siamo disposti a credere noi nei nostri sogni. La cucina non è una cosa per pavidi. Bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l'impossibile e non permettere a nessuno di imporvi dei limiti solo perché siete quello che siete. Il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi. Oh, pura poesia. In questa frase, diventata un po' lo slogan del film, c'è l'intera filosofia di Ratatouille. È un modo elegante per dire che il talento non è un privilegio ma una possibilità. Non tutti nasceranno sicuramente artisti, ma chiunque in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione può scoprire dentro di sé qualcosa di straordinario se solo trova il coraggio di provarci. È come se fosse un messaggio di democratizzazione dell'arte, ma anche, come dicevamo all'inizio, di responsabilità verso noi stessi. Perché se il genio può arrivare da ovunque, allora aspetta a ciascuno di noi riconoscerlo, sostenerlo e soprattutto evitare che si spenga. E gli unici in grado e in diritto di provarci fino alla fine siamo solo noi. Antoine Go lo capisce tardi dopo aver giudicato e distrutto, ma quel momento di consapevolezza comunque lo redime. Capisce che la critica, l'arte e la cucina tutto perde senso se si dimentica la meraviglia e la passione da cui tutto è cominciato. E forse è proprio questo il segreto di Ratatouille per chi lo guarda con gli occhi di un adulto. Ci ricorda non solo chi eravamo da bambini prima che qualcuno decidesse cosa potevamo essere, ma ci spinge comunque a non mollare mai, qualsiasi sia il nostro sogno. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo episodio, spero che il video vi sia piaciuto e se è così sostenetemi e non dimenticatevi di aggiungermi anche su Instagram e su Letterboxd per non perdere nessuna delle ultime novità. Grazie mille per avermi dedicato un po' del vostro tempo, noi mi raccomando ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video.